Buongiorno amiche, buongiorno, ben ritrovate sul mio canale e benvenute a coloro che si sono iscritte da poco. Grazie infinite veramente a tutte quante per la partecipazione e la condivisione. Lo so che il momento non è proprio il massimo, però cerchiamo sempre di star su con un po' di creatività. Allora, oggi andiamo a realizzare insieme questi orecchini che si chiamano, ho deciso di chiamare ametista per i colori che ho utilizzato. Sono di forma leggermente allungata, sono molto semplici da fare, non è nessuna tecnica particolare, vi mostro anche il retro. È tecnica raw e netted, quindi non ci sono materiali irreperibili, anzi sono materiali semplicissimi e l'orecchino è piccino. Poi vi metterò una foto, cioè non è proprio minuscolo, però non è di quelli grandissimi. È un bijou per illuminare il volto, ma non dal gusto prorompente che quindi distolga lo sguardo dalla vostra persona. Si fa notare, ma con discrezione. Vedete che come vedete è circa 4 centimetri ed è decisamente più piccino degli orecchini che ho realizzato l'anno scorso. Non so se vi ricordate i Persefone, mi sembra si chiamassero Persefone, vabbè, poi vi metto il link giù. Questi erano quelli dallo stile e dai colori un po' etnici. Come vedete è molto più piccino. Io li trovo veramente carini, indossati. Cercherò anche di realizzare una versione in turchese e ve lo metterò nel video per mostrarvi. Spero oggi di non litigare con le luci. Niente, passiamo subito all'elenco dei materiali. Il video è sempre suddiviso in capitoli, quindi introduzione, materiali e tutorial, quindi per chi volesse salta direttamente al tutorial se ha già capito quali sono i materiali. Allora, come vi ho detto, è una tecnica base, quindi è un tutorial anche per principianti. Se vi va, ovviamente, ve lo mostro nuovamente da vicino. Se vi va, ovviamente, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e cliccate la campanella. Materiali serviranno per la precisione. Allora, andiamo, spostiamoci un pochino. Allora, serviranno. Ovviamente per la parte centrale serviranno dei mezzi cristalli Fire Polished da 6 mm, per ogni modulino 4 pezzi. Poi serviranno invece 8 Fire Polish da 4 mm. Poi serviranno delle 8.0, serviranno delle Rocale 11.0, queste color light amethyst mi sembra, sono della Toho, anche queste invece sono 11.0 della Miyuki e queste sono 15.0 color oro. I materiali sono questi: una monachella che come vedete ho realizzato da me con il filo da wire mettendo una 8.0. Utilizzerò il filo Fireline, questo da 0,16, e userò un ago della Tulip. In qualche piccolo passaggio qui si deve ripassare un po' di volte, probabilmente vi servirà un ago più sottile. Allora passiamo subito al dunque, cercherò di essere breve veramente. Cominciamo con l'inserire sul nostro filo 4 mezzi cristalli alternate da 4 Rocale 11.0 e semplicemente chiudiamo a cerchio, ovviamente ripassate. Eseguite 2-3 nodini e tagliate il filo in eccesso. Dopodiché rientrate attraverso le perline e portatevi ad uscire da una 11.0 color ametista ed a questo punto inserite sul lago una Rocale 11, una Rocale 8.0 e una Rocale 11 in questo modo ed entrate dal lato opposto da cui siete uscite.
sistemate le perline e fate questa operazione per altre 3 volte. A giro finito, completato, ci ritroveremo in questo modo. Adesso per comodità io giro il lavoro, rientro nella 11 e nella 80 e procedo con i prossimi inserimenti. Andrò quindi ad inserire sul lago una 80, 2 rocaille 11,0, un mezzo cristallo, di nuovo 2 rocaille 11,0 ed una 80, quindi farò questo inserimento e andrò direttamente nella 80 che segue. In questo modo faccio questa operazione per tutto quanto il nostro giro. Questo sarà il nostro giro una volta completato. Usciamo dalla nostra 80 ed andiamo a rinforzare il nostro giro inserendo una 15, una 11 e una 15, sempre di colore oro, ed andiamo nella 80 che segue ed in tutte le altre rocaille che seguono, quindi andiamo a realizzare questa sorta di picot e lo andremo a realizzare in tutti quanti i nostri punti. Mi sono appena accorta che ho saltato una 80, voi comunque proseguite. Ok, abbiamo inserito la 80 che mancava, quindi andate ad eseguire i vari picot agli altri estremi, qui e qui. A giro completato ci troveremo in questo modo. Adesso in modo molto semplice andremo a realizzare dei decori con le 15,0. Usciamo dalla 80 dopo il picot e inseriamo 4 rocaille 15,0 ed andiamo nella 11 qui di base, quindi facciamo in questo modo e tiriamo ed andiamo ad inserire altre 4 rocaille 15 ed andiamo nella 80 dal lato opposto, quindi in questo modo. Ed andiamo ad eseguire questo decoro per gli altri lati. A giro finito ci troveremo in questo modo. Adesso attraverso le ultime rocaille che abbiamo inserito ripassate e portatevi ad uscire, vedete, da questa rocaille sottostante, perché dobbiamo andare ad inserire qui al centro il nostro mezzo cristallo da 4 mm. Dimenticavo, vi avevo detto che ce ne volevano 8 ma in realtà ce ne vogliono 9 perché ci vuole anche quello centrale. Ovviamente potreste anche mettere un bicono da 4 mm. Allora cosa faccio? Vado ad inserire sul lago 3 rocaille 15, un mezzo cristallo da 4 e 3 rocaille 15 e vado dal lato opposto, quindi porto tutto alla base del filo e vado nella 11,0 che abbiamo qui sotto, sempre in quella color ametista. Ok, e quindi tiro, lo so, il modulino è un po' piccino, però penso che sia abbastanza chiaro. Ovviamente risalgo dall'altro lato e ripasso in tutte quante le rocaille e ovviamente entro dal lato opposto, quindi ripasso in tutte quante le mie rocaille e se sono uscita da questo lato entro in questo modo, se siete uscite dall'altro ovviamente dal lato opposto, per far sì che il nostro questa parte sia ben fissa. Rientro quindi ovviamente nella 11 alla base
rientro, quindi sono uscita dall'altro lato, dopodiché cosa faccio? Entro nelle 3 rocaille e nel mezzo cristallo, esco in questo modo e vado ad inserire 6 rocaille 15 0. Questa diciamo che è la parte un pochino più complicata, ma più che altro perché sono rocaille piccole, non perché sia complicato, ed entro dal lato opposto, quindi in questo modo, e tiro, giro il mio lavoro, vado ed inserisco altre 6 rocaille 15 0 ed entro da quest'altro lato in questo modo. Quindi entro in 3 rocaille 15 e vado ad inserirne un'altra e vado in quelle che seguono in questo modo. Passo e vado a fare la stessa cosa dall'altro lato, quindi da questo lato, perché poi dovremo ovviamente andare a fare ad unirci ed a fare questi altri due inserimenti laterali. Vedete che una volta ripassata vi troverete questo piccolo rombetto. Portatevi ad uscire da questa rocaille 15 ed andate ad inserire 2 rocaille questa volta, 2 rocaille 15 0, ed andate nuovamente nella rocaille sempre che abbiamo qui sotto. Procedo, esco, scusatemi, dalla punta e vado quindi nella 11.0 color ametista. Ovviamente, come abbiamo fatto prima, spuntiamo da qui, dobbiamo risalire, passare in tutte quante le rocaille, attenzione a ciò che vi portate dietro, e ovviamente ripassare, uscire da quest'altra rocaille e fare la stessa cosa. Quindi andiamo a finire di decorare alla stessa maniera. Se in questo passaggio tra le 15.0 avete qualche difficoltà, ovviamente perché già siamo passate parecchie volte, sostituite l'ago momentaneamente, poi quando ripassiamo alla parte esterna potete ritornare con l'ago numero 10. Io per adesso non l'ho ancora sostituito, quindi mi sono inserita anche da quest'altro lato. E quindi come vedete il nostro decoro è terminato. Adesso osservate bene che c'è, ovviamente dovete osservare dove c'è il nostro mezzo cristallo. Vedete che è posizionato in questo modo e quindi è stato inserito in questo modo, vedete, e quindi la parte poi allungata andrà quindi nel senso in cui è stato inserito il nostro mezzo cristallo. Quindi portiamoci all'esterno ad uscire da una 8.0, insomma ridiscendete dove vi trovate più comodo e andiamo a fare il continuo del nostro tutorial. Adesso quindi portatevi ad uscire dalla 11.0, vedete, questo è il mio mezzo cristallo e questa è la 11.0 nella parte superiore, ed andate a inserire un mezzo cristallo, una 8.0 e un mezzo cristallo, e poi rientrate dal lato opposto e sistemate in questo modo, ripassate, dopodiché riscendete e fate la stessa cosa dal lato opposto. Quindi ci troveremo, dopo aver eseguito queste due parti, in questo modo. Adesso cosa facciamo? Quindi ridiscendo attraverso le rocaille e mi porto ad uscire dalla 11.0, quella subito dopo il mezzo cristallo, ed inserisco sul lago una 15, una 8.0 e 4 rocaille 11.0 color ametista, e vado
nella mia 8/0 qui al centro e ripeto questo inserimento in modo speculare anche dall'altro lato ed anche nella parte inferiore, quindi vedete che continuiamo a ripassare. Se man mano che passate avete difficoltà a passare nel picot, potete in questo passaggio passare anche qui tra le 8/0 sottostanti e proseguire. A giro finito ci troveremo quindi in questo modo. Adesso ripassiamo e portiamoci ad uscire attraverso tutte le rocaille e portatevi ad uscire dalla 11/0, questa prima del mezzo cristallo. Quindi, come vedete, sono qui, vado ad inserire 6 rocaille 15/0 e vado nella 15/0 prima della 8/0 e quindi vado a fare, ops, sono entrata attraverso l'asola, vado a fare questo decoro. Adesso cosa faccio? Entro in tutte quante le mie perline ed esco dalla 8/0. Vado a fare il decoro qui sottostante e come lo faccio? Inserendo 5 rocaille sempre 15/0. Ragazzi, i decori con le 15, specialmente sui modulini così piccini, vengono decisamente meglio, quindi 5 rocaille e vado qui nella 11/0 posta alla base dei nostri mezzi cristalli. Aspettate, non riuscivo ad inserirmi con la camera davanti, quindi vado in questo modo, ok. Adesso risalgo in 3 di queste rocaille, tiro bene il filo e vado ad inserirne 2, quindi da quest'altro lato ed entro nella 8/0 dal lato opposto, quindi vado a formare come una Y. Non so se riuscite a vedere. Ok, ecco qui. Si va a formare questa sorta di Y, questo decoro sui nostri mezzi cristalli. Adesso ridiscendo e faccio questo inserimento anche dagli altri lati e faccio ovviamente anche il decoro qui dal lato opposto. Se volete, già da adesso potete realizzare, anzi lo facciamo insieme, la punta del nostro orecchino, nonché anche piccola asolina per andare a mettere poi la nostra monachella. Quindi inserisco 6 rocaille 15, ne inserite uno in più e vado sempre nella 8/0 ma dal lato opposto. Ovviamente ripassate qui un po' di volte, almeno 3. Vedete che passando 3 volte la vostra punta si delinea perfettamente, quindi adesso ridiscendete, andate a rinforzare e fate i decori da tutti quanti gli altri lati, quindi ripetete questo passaggio e questo anche da quest'altro lato, ovviamente questo in 4 punti e questo soltanto in basso. Allora, abbiamo inserito e fatto tutti gli altri decori, messo la nostra monachella artigianale e niente ragazze, il tutorial è finito, spero veramente che gli orecchini insomma vi piacciono, sono facili, diciamo che ci vuole per ogni orecchino ci vogliono un 3/4 d'ora, insomma una quarantina di minuti, poi dipende un po' dalla manualità e dalla velocità che voi avete, però diciamo che se avete voglia di uscire, vi mancano degli orecchini, in un'oretta e mezza diciamo riuscite a realizzarveli. Spero di realizzare presto una versione nei colori del turchese. Ho preparato qui davanti questi, vediamo se riesco, così poi ve li mostro casomai in un prossimo video creazioni. Ovviamente
Se vi va lasciatemi un like e ragazze, come sempre, buona creatività a tutte. Vi abbraccio. Ciao! Mi mostro brevissimamente, eccoli qua, volevo mostrarveli indossati. Come vedete sono piccini ma comunque si fanno notare e sono portabilissimi secondo me. Niente, vi abbraccio. Ciao!